per questa iniziativa, per questo incontro. Ringrazio chi ha organizzato, chi partecipa, chi presente qui. E credo che la vostra presenza dimostra un'attenzione a quanto sta succedendo in Medio Oriente, in Palestina, in Israele. Ma mi auguro che questa attenzione si trasformi in una consapevolezza del dover che ognuno di noi deve dare un contributo per porre fine a questa situazione drammatica e per uscire anche da questa situazione di impotenza che ci attraversa tutti sul piano individuale, collettivo, sul piano umano, sul piano politico, culturale. Perché credo che la politica aggressiva di Israele abbia superato ogni limite di ragionevolezza, di accettazione. E malgrado un atteggiamento nel miglior dei casi si potrebbe definire neutrali dei mezzi di informazione, io sono tra quelli che non credono nella neutralità dell'informazione, come non crede anche nella neutralità della legalità internazionale, perché sono due questioni che risentono i rapporti di forza che esistono tra le parti e nel mondo. Però è un'occasione per parlarci in modo franco, lontano dal linguaggio dei mezzi di informazione e lontano anche dal linguaggio dei portavoce della comunità internazionale e della maggior parte anche delle forze politiche, compreso alcuni di sinistra. Mettere allo stesso piano l'aggressore e l'aggredito, l'invasore e l'invaso, l'occupante e l'occupato, io credo che sul piano umano culturale sia una cosa immorale e disonesta, sul piano politico è profondamente sbagliata. Non aiuta nessuno, non aiuta la vittima e non aiuta l'aggressore. Come è sbagliato secondo me immaginare le due società come un blocco monocolore, senza contraddizione e punti di vista diversi al solito. Non c'è, anche in questi momenti drammatici, né all'interno della società palestinese né all'interno della società israeliana una sola posizione. Ogni società civile, mi dispiace parlare di cose elementari che devono essere scontate, ma guardando cosa si vede in televisione, leggendo cosa si scrive sul giornale,
cercano di dare un'altra impressione, che in Medio Oriente o in Israele e Palestina esiste soltanto Sharon e il kamikaze, e questa è una delle cose più aberranti secondo me. E il passo successivo subito dove si distribuiscono le responsabilità a metà tra le due parti, e poi viene la terza fase, quella di chiedere alle due parti di tornare al tavolo delle trattative e risolvere i problemi al negoziato. E molte volte sembra che il conflitto è nato dopo l'ultima azione di un kamikaze palestinese, e sembra che lì stanno le radici del conflitto. Amici, compagni, i palestinesi vivono questa situazione drammatica ormai da più di 60-70 anni. E si deve partire per poter contribuire a una soluzione politica. Bisogna partire da qualche anche briciolo di verità, altrimenti diventa difficile costruire un discorso politico e una proposta politica per risolvere i problemi. E se noi vogliamo risolvere qualsiasi problema al mondo, bisogna andare a esaminare e valutare tutti gli aspetti di questo problema, se no rischiamo di dare una risposta o una soluzione sbagliata che nel merito non tocca le questioni in discussione. Cosa è stato questo conflitto che delle volte è stato chiamato arabo-israeliano, delle volte medio orientale, delle volte... E solo ultimamente, negli ultimi anni, si parla di conflitto israelo-palestinese. La verità è che anche nella definizione giuridico del problema si è cercato sempre di assentare il nucleo del problema che riguardava la Palestina e i palestinesi. E per moltissimi anni abbiamo sentito parlare di conflitto arabo-israeliano, mescolando le cose e in modo disonesto. E quello che è avvenuto è semplicemente che per affermare il diritto, per qualcuno aggiunge subito dopo sacrosanto, io non lo posso mettere, della esistenza di Israele, è stato cancellato il diritto della esistenza della Palestina. E per affermare i diritti del popolo ebraico in un Stato sono stati violati e negati tutti i diritti del popolo palestinese. È una forma se non rara ma unica di conflitto e di colonialismo. Noi abbiamo visto alla fine ormai del secolo scorso, del Novecento, dell'Ottocento, queste navi di guerra che portavano soldati europei e colonizzavano quasi l'intero mondo. Ma si trattava di un dominio di carattere economico e dove in sostanza esprimeva l'insediamento, nel peggior dei casi, di un popolo sopra un altro. Nel caso nostro c'è questa formula molto diversa di insediare un popolo al posto e non sopra un altro. E praticamente per far posto agli immigrati ebrei che venivano portati in giro per il mondo per insediarli in Palestina, furono espulsi i palestinesi. Nel 1948
2/3 del popolo palestinese fu espulso dalla propria terra, dalle proprie case, dai propri beni, per far un posto appunto per quelli che venivano ad essere insediati al suo posto. E questi rifugiati palestinesi continuano fino oggi a vivere in condizioni drammatiche nei campi dei rifugiati, e ogni tanto il cittadino occidentale, nell'occasione di qualche massacro o di qualche guerra o di qualche battaglia come quello di Sabra Shatila, come fino ieri del campo di Jenin, ha l'occasione di vedere che esistono questi campi e lì si vive in modo drammatico, disumano. I palestinesi non hanno occupato la terra di nessuno, non hanno invaso nessuno nella propria terra e nella propria casa, ma sono al contrario stati occupati, invasi, umiliati, espulsi, e tutte le volte che tendono qualche forma di resistenza vengono chiamati terroristi. Sembra che l'uso della forza sia un monopolio soltanto per il più forte, e quando il più debole tende a resistere a una condizione drammatica dentro il quale vengono negati tutti i suoi diritti, ma nel caso palestinese nostro, fino a pochi anni fa, Israele negava proprio l'esistenza del popolo palestinese e non soltanto dei suoi diritti. E questa non è una idea nuova nella politica dei vari governi israeliani, ma una idea fondante della creazione dello Stato di Israele in Palestina. Il movimento sionista diceva che il popolo ebraico è un popolo senza terra, la Palestina è una terra senza popolo, e quindi non c'erano problemi, basta portare questo popolo in questa terra e la questione è risolta. È uno dei primi inviati del congresso sionista che sono stati mandati una commissione d'inchiesta che è andata a vedere questa terra dove dovrebbe sorgere lo Stato di Israele. Il capo della commissione torna da Herzl spaventato e gli disse: ma guarda che lì c'è un altro popolo. Ma questo non ha modificato nulla nella politica israeliana. E fortunatamente oggi c'è questi nuovi storici israeliani che incominciano anche, e il loro materiale, i documenti di cui hanno basato le loro ricerche sono i documenti del Ministero degli Esteri, del Ministero della Difesa israeliano, e cominciano a riscrivere una struttura. E qui, amici cubani, è giusto che tenete in considerazione un fatto che non è avvenuto soltanto con i palestinesi, ma con tutti i popoli che hanno perso e sono stati sconfitti. La storia l'ha scritta sempre quello che ha vinto, non quello che ha perso. E quindi è una preghiera che faccio io a questa nuova generazione europea che in qualche modo vuole dare un contributo per costruire un nuovo mondo, perché tutti vediamo il male del mondo in cui viviamo. È quello di essere critici quando si vedono le notizie, quando si leggono le notizie, ed essere certi sul fatto che l'informazione non è una questione neutra, come non lo è la storia, come non lo è la legalità internazionale. Anche noi quando diciamo siamo per la legalità internazionale, chiediamo che viene rispettata questa legalità internazionale. Lo facciamo non perché sono stati generosi nei nostri confronti, ma per garantire al nostro popolo, alla nostra gente, qualche certezza di diritto, che oggi, fino a questo momento, non ci sono. Non c'è nessuna certezza del diritto, nemmeno le cose più banali. È quello di mangiare, quello di bere, quello di lavorare, quello di curarsi quando si sta male, quello di partorire in un ospedale
e quello di studiare in una scuola, tutti sono diritti elementari ma sono sistematicamente violati. I palestinesi non è che si sono impazziti all'improvviso e hanno scelto di passare il resto della loro vita nei campi dei rifugiati. Lì c'è stata un'espulsione di massa, con la forza, con i massacri. E oggi c'è un'ampia documentazione su quello che sta avvenendo. Io mi trovo costretto a parlare della storia, altrimenti non si può capire il presente. La cosa più terribile è che tutto questo è avvenuto, e questo è uno dei grandi paradossi che caratterizzano il conflitto israelo-palestinese, in nome della giustizia, per dare giustizia alle vittime dell'Olocausto, della persecuzione, della discriminazione, che per secoli ha visto gli ebrei subire, ma qui in Europa. Anche questa, amici compagni, è un'altra preghiera che io rivolgo a voi, di ricordare sempre che la discriminazione, la persecuzione degli ebrei, l'Olocausto sono stati tutti consumati qui in Europa, non in Palestina. I responsabili dell'Olocausto sono i nazisti tedeschi, un po' i fascisti italiani, adesso senza dire un po' di più o di meno, ma un'intera comunità internazionale che sapeva quello che stava avvenendo in questi campi di sterminio e non si era intervenuto. E in Palestina non fu mai costruito nessun campo di concentramento e per nessuno, se non oggi per i palestinesi della morte. E questa è la verità. E quindi tutte le volte che si vedono queste terribili immagini dell'Olocausto, dei campi di sterminio, prego di ricordare questo, e che l'Olocausto non può in nessun modo giustificare quello che sta facendo il governo di Israele nei nostri confronti. Passato il tempo, e molte, anche se vengono consultati i libri di storia, sembra che siano stati i palestinesi a rifiutare qualsiasi possibilità di convivenza o di soluzione politica, malgrado che mentre che quella pagina terribile della discriminazione su base religiosa e nazionale gettava l'Europa in una guerra tra le più spaventose che ha conosciuto il mondo. Dalle nostre parti la discriminazione in quanto cultura, in quanto costume non esisteva. La Palestina si era identificata, malgrado i tentativi che si fanno oggi, arabi, cristiani, musulmani, ebrei. Noi palestinesi non avevamo questo problema. Basta vedere come è fatta la città di Gerusalemme, i suoi quartieri, le sue chiese, le moschee. Nessuno chiedeva all'altro di che religione era. Questo era lo spirito di Gerusalemme e devo dire con onestà lo spirito di tutta la grande Siria di cui facevamo parte noi. Un mosaico di culture, di religioni, di razze, che in qualche modo ancora Gerusalemme riesce a mantenere. Malgrado la durezza dell'occupazione e malgrado del carattere dominante dello Stato di Israele. Israele fu concepita per essere una patria degli ebrei, degli appartenenti alla religione ebraica,
dove la cittadinanza e i pieni diritti sono condizionati e legati alla religione. E se qualsiasi persona dovesse chiedere qual è l'elemento discriminante tra chi viene portato in Palestina per ottenere cittadinanza, casa, terra, lavoro, assistenza, e chi viene espulso per far posto a questo nuovo arrivato, guardate che non c'è nessun elemento se non la religione. E se la mia famiglia avesse avuto la religione ebraica, non sarebbe stata espulsa dalla sua terra. E quindi sono questi i problemi che dobbiamo tenere in mente e quando parliamo di questione palestinese. Non è un conflitto nato nel 1967 con l'occupazione della Cisgiordania e la striscia di Gaza. Non è un problema nato con il processo di Oslo e l'accordo di Oslo, ma nemmeno nato dopo l'ultima azione dei Gaza. I palestinesi hanno vissuto la negazione totale, sistematica, lucida di tutti i loro diritti, con l'obiettivo di annientarli come popolo, come cultura, come identità. E per questo, amici cubani, che noi abbiamo salutato l'accordo di Oslo del 1993, perché ha rappresentato una svolta storica nel rapporto tra i due popoli. E per la prima volta che c'è stato un riconoscimento reciproco tra il popolo palestinese e il popolo israeliano, e un riconoscimento reciproco tra il diritto di ciascuno di loro di avere un suo Stato con confini internazionalmente riconosciuti. E non perché era giusto, perché io confermo la mia affermazione di prima, che la legalità internazionale è di parte, non è neutra, perché se venisse rispettato l'accordo di Oslo e la base giuridica sul quale è stato costruito alla lettera, se venisse rispettata alla lettera, appena il 22% del diritto storico o del territorio storico dei palestinesi torna ai palestinesi, il 22%. E quando è questa la cosa più grave, che a lungo è stata tollerata, fino a ieri sera praticamente, dalla comunità internazionale. E quando Sharon dice che il processo di Oslo, l'accordo di Oslo è morto, significa riportare Israele indietro nel tempo, quando aveva soltanto una risposta militare alla questione palestinese. Interrogarsi ancora come andranno le cose in Palestina, cosa farà Sharon. Io credo che sia una cosa ipocrita, perché tutti i politici, tutti i responsabili, tutti i governi sono informati delle intenzioni di Sharon, che lui non aveva mai nascosto. Sin dal 1993 Sharon ha scelto una via contraria a quella del processo di pace. È stato subito protagonista di quella campagna di odio che aveva portato all'assassinio di Rabin. Lui l'ha detto prima della sua elezione e nella sua campagna elettorale, nella sua passeggiata sulla moschea, nella moschea di Gerusalemme. Lui ha paragonato il processo di pace come una sciagura che si era abbattuta sullo Stato di Israele.
e ha detto che si è pentito di non aver ucciso Arafat nel 1982 e ha rifiutato ultimamente di permettere a Arafat di partecipare nel vertice dei paesi arabi, che aveva fatto anche una proposta molto concreta per risolvere e per sempre tutto il conflitto tra Israele e il mondo arabo. Sono tutte dimostrazioni, anche questa aggressività nel suo attacco criminale contro il popolo palestinese dimostra che Sharon e quella parte di Israele che rappresenta pensano ancora che la soluzione alla questione palestinese sia di carattere e di natura militare. Ultimamente e di fronte a queste immagini desolanti che vengono dalla Palestina, la comunità internazionale ha preso delle iniziative importanti come quella di ieri, come le ultime risoluzioni del Consiglio di sicurezza che chiedono a Israele di ritirarsi dai territori occupati e di cessare immediatamente l'aggressione. Anche poi viene seguita sempre a chiedere a Arafat di fermare il terrorismo. Io credo che sia anche una cosa poco seria, un presidente confinato in una piccola parte del suo ufficio al quale viene chiesto di fermare il terrorismo. E durante tutto l'anno scorso, in nome della guerra contro il terrorismo, viene colpita non soltanto le infrastrutture dell'autorità nazionale palestinesi, ma viene colpita anche la sua credibilità, la sua autorevolezza. E dopo ogni atto di terrorismo che io condanno, che l'autorità nazionale palestinese prontamente ha sempre condannato, e viene accusato Arafat di essere responsabile direttamente del terrorismo. E molte volte purtroppo abbiamo sentito anche da alcune forze di sinistra la stessa richiesta, la stessa posizione, sapendo anche loro che la situazione non sta in questo modo e che la politica israeliana, l'aggressione israeliana, la politica di Sharon, le sue dichiarazioni, i suoi piani sono in primo luogo responsabili di questa crescita del terrorismo che noi chiamiamo terrorismo e che noi condanniamo senza mezzi termini. E lo consideriamo il peggior nemico alla questione palestinese, e consideriamo in generale il terrorismo il peggior nemico alle questioni che intende o pretende di difendere. La stessa cosa, amici compagni, l'integralismo islamico, che sinceramente ci preoccupa, profondamente ci preoccupa. Noi siamo sempre stati una società laica, malgrado l'esistenza di tutte le religioni in Palestina, ma c'era anche una forma laica e rispettosa anche tra i religiosi. E fino a 20 anni fa, la nostra uscita del Libano, si cercavano delle forze di carattere religioso perché le chiamavamo noi che erano importanti, dovevano essere rappresentati nelle strutture dell'ONU e nel Consiglio nazionale palestinese, che era il nostro Parlamento all'estero, e guardate, non c'erano, non furono rappresentati perché non c'erano. E l'82 la nostra uscita dal Libano, sempre grazie all'intervento di Sharon, quando era ministro degli esteri,
rappresenta una tappa fondamentale che segna l'inizio della crescita del movimento islamico, perché comunque le forze politiche progressiste, democratiche, malgrado le loro debolezze nel mondo arabo, in qualche modo si sentivano rappresentati dal movimento palestinese. E la sconfitta del movimento laico e progressista democratico palestinese, che era l'avanguardia comunque, o nell'avanguardia di un processo di cambiamento che dura da moltissimi tempi in senso laico progressista nel mondo arabo, la sconfitta del movimento palestinese ha creato un vuoto nel mondo arabo che è stato riempito dai movimenti islamici di carattere integralista. E guardate che fino a pochi anni fa, questi movimenti religiosi islamici erano lo strumento principale dei regimi reazionari contro il movimento progressista, e fino a pochi anni fa erano lo strumento degli Stati Uniti d'America nelle guerre che faceva in giro per combattere il comunismo, ma comunque per combattere qualsiasi processo di cambiamento in senso laico e democratico, compreso Bin Laden e i talebani. Per molti anni, e credo che siano noti a tutti, i legami che hanno legato Bin Laden alla CIA, dal quale è stato finanziato, addestrato, armato. E la stessa cosa vale per i talebani, che fu inventata con i soldi dell'Arabia Saudita, con il consenso americano e il contributo dai servizi segreti militari del Pakistan. Oggi scoprono un loro nemico per giustificare un'altra guerra che non ha niente a vedere nel combattere il terrorismo, ma per imporre un nuovo dominio di carattere politico e economico. E comunque secondo me il terrorismo va combattuto, va isolato, e soprattutto quello di matrice religiosa. E per farlo non è necessario fare queste guerre spaventose come quelle che hanno fatto in Afghanistan. E se noi andiamo a vedere in concreto, vediamo che gli ambienti oggi, non solo in Afghanistan, ma anche in Pakistan e in altri paesi, sono ancora più favorevoli alla crescita dell'integralismo islamico e del terrorismo di carattere e di matrice religiosa. La cosa più terribile è che rende queste condizioni ancora più favorevoli è questo atteggiamento arrogante degli Stati Uniti d'America, che chiedono a tutto il mondo, e in modo particolare all'Occidente democratico, all'Europa, di aderire a questa guerra contro il terrorismo senza specificare qual è il nemico, la durata della guerra, la sua portata. E la cosa più sconcertante è che in modo acritico l'Europa ha aderito. E questo ha effetti disastrosi per chi ha sempre guardato l'Occidente e la sua cultura democratica come punto di riferimento. Ha indebolito tutte le forze politiche che si battevano per la democrazia e per la libertà nei propri paesi.
fenomeno simile sta avvenendo anche in questi giorni. Di fronte a questa aggressività, questa arroganza di Israele e di Sharon e la mancanza di una reazione adeguata da parte della comunità internazionale, da parte dell'Europa, da parte delle Nazioni Unite, il messaggio chiaro che viene fuori chi è più forte è in grado di imporre il suo punto di vista, che non c'è nessuna certezza per qualsiasi forma di diritto se non il diritto della forza. Io non voglio parlare della drammaticità della situazione dovuta a questa iniziativa militare israeliana. Credo che tutti voi potete intravedere quali crimini sono stati commessi in questi giorni. È un intero popolo messo allo sbaraglio, in una situazione di isolamento fisica e psicologica, e dove si vedono soltanto l'arroganza della forza. Non è stato sufficiente la reazione della comunità internazionale. Non esiste nessuna possibilità per una soluzione militare alla questione, al conflitto. Abbiamo subito questa guerra ormai da 60 anni e non abbiamo rinunciato ai nostri diritti e non intendiamo rinunciare e non intendiamo morire in silenzio e ci batteremo con tutta la nostra forza per far rispettare i nostri diritti. Questo deve essere chiaro a Israele, ma deve essere chiaro anche al mondo. O la politica recupera la sua credibilità e diventa un mezzo efficace e idoneo a risolvere i problemi, anche quelli complessi, altrimenti nessuno può fermare il terrorismo. Israele non ci sta convincendo delle sue ragioni, non ha aperto un dialogo con noi per spiegare le sue ragioni. Israele ha scatenato una guerra che noi consideriamo aggressiva, ingiusta. E se noi andiamo a vedere quali sono state le proposte politiche che hanno accompagnato questa guerra, Sharon ci offre il ritiro del 43% del famoso 22%. Un 43% disseminato di colonie, senza continuità geografica, senza nessun tipo di sovranità, se non sulla popolazione, ma non sul territorio e non sulle risorse. Questo significa eterna schiavitù che nessun popolo accetta. E che questo è stato possibile, vi assicuro, soltanto per questa inconsistenza o questa assenza della comunità internazionale, se no in nessun altro posto sarebbe stato possibile questo. E la comunità internazionale siamo noi tutti. Se è stato possibile questo perché è stato fatto a nome di tutti noi. E quindi tutti quelli che non si trovano da parte della guerra come strumento per stabilire il diritto del più forte, e per violare il diritto di chi non ha forza,
deve trovare l'occasione di manifestare il suo dissenso in tutte le forme possibili. Io sono convinto che il mondo che viviamo è il risultato dell'azione di ognuno di noi, e questo senso di impotenza o di non occuparsi dei problemi degli altri è quello che ha prodotto questa situazione che ormai è disastrosa e da tutte le parti. Ma quello che ha determinato questo, soprattutto la negazione dell'Occidente democratico a se stesso, ai suoi valori, alla sua cultura. E fino ad oggi l'Occidente democratico non ha mai tollerato un'esperienza democratica fuori dei suoi confini. Ha inteso il suo rapporto con il resto del mondo come un rapporto economico e di dominio. È importante che siano i non global a promuovere questa iniziativa, che io vedo in loro è quello che padre Balducci definiva una volta dell'uomo planetario, che va oltre alla sua cultura, alla sua religione, alla sua appartenenza geografica, e guarda il diritto nella sua universalità. Questo uomo planetario io l'ho visto in più di 300-400 italiani che hanno deciso di condividere con noi questi momenti tragici e che sono venuti qui a raccontare la loro esperienza, a portare la loro testimonianza. La storia non torna indietro. Molte cose stanno cambiando in senso negativo, ma moltissime altre in senso positivo. E il conflitto tra israeliani e palestinesi sarà sempre centrale. Ricordo anche un altro episodio portato da padre Balducci quando nel 1583 con i soldi e beni degli ebrei confiscati in Spagna fu finanziata il viaggio di Colombo per scoprire l'America o le Indie. E la scusa ufficiale di Colombo, o il modo con cui aveva convinto Isabella della importanza di questa impresa, che lì c'era l'oro e con questo oro poteva finanziare una nuova crociata in Palestina. E quindi l'inizio proprio del nostro tempo moderno è avvenuto nel segno di questo. È giusto contribuire a trovare una soluzione politica dove i due popoli possono finalmente vivere in sicurezza, che vengono rispettate le convenzioni, le norme riconosciute a livello internazionale, che viene riconosciuta e rispettata la legalità internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Una cosa però che fino ad oggi Israele ha rifiutato di fare. Non esistono le condizioni per un atteggiamento di equidistanza. È immorale, è politicamente sbagliato. E finché non si trova una soluzione, bisogna stare dalla parte della vittima e sostenere anche nel campo israeliano quelle forze che non si sono rassegnate e che continuano a battersi per una soluzione politica e contro la politica fascista del loro governo. Grazie.
passare la parola a Giorgio Cremaschi, ma soltanto una notazione. La cosa credo più importante che mi ha colpito di più e che condivido profondamente del discorso appena fatto da Rashid è l'invito al mantenere viva la memoria storica e a conoscere, l'invito a conoscere, a lottare contro la non neutralità dell'informazione. Ed è un invito che io ritengo importante non soltanto rivolto ai giovani, ma importante da rivolgere agli adulti, a quelle forze anche dentro la sinistra che ipocritamente oggi fanno un certo tipo di discorso, il doppio discorso a cui faceva riferimento Rashid nel suo intervento, e fanno, diciamo, in questa maniera tabula rasa di quella che è la memoria storica. E credo che questo tema dell'importanza della memoria storica possa anche consentire di passare, credo opportunamente, io non so di cosa parlerai, ma presumo che ci sia un filo conduttore. La memoria storica anche del movimento operaio, delle lotte per i diritti sociali, per i diritti del lavoro, è quella che il capitalismo e la globalizzazione capitalistica hanno contribuito a erodere, consentendo l'egemonia anche culturale dell'impresa capitalistica, sia sul versante delle modalità con cui oggi si concepisce la produzione, che sul versante del consumo, che consentono in un paese come questo a Berlusconi di poter pensare legittimamente e coerentemente, a partire da quelle premesse, di poter trattare lo Stato come una cosa privata e di poter, infischiandosene delle proteste, di un movimento, anche se questo è ancora tutto da vedersi per fortuna, perché c'è una lotta, ci sarà uno sciopero generale, di potersene, dicevo, infischiare delle proteste, di un'organizzazione dei lavoratori, pensando di usare lo Stato come un'azienda. Ma c'è una responsabilità anche della sinistra in tutto questo. L'idea di aver abbandonato la preservazione della memoria storica, dei diritti e delle lotte, è passata anche attraverso le politiche, ad esempio, sulla flessibilità che sono state fatte, attraverso il non pensare a riconcepire uno statuto per l'individuo globale, no? Cioè, per l'individuo globale intendo l'individuo che appartiene a questa nuova fase della globalizzazione in cui i diritti sociali e del lavoro debbono essere accompagnati a una strategia di concepire la globalizzazione in forma diversa, nella direzione in cui, insomma, da anni noi cerchiamo di lavorare, di proporre un'idea diversa. Credo quindi che questo discorso sulla memoria storica possa in qualche maniera ancora di più rafforzare l'idea che in premessa avevo dato della necessità di tenere insieme il versante della questione palestinese anche come simbolo delle questioni geopolitiche aperte da questa fase della globalizzazione e le questioni ad esempio del lavoro e sociali. Passo la parola a Cremaschi. Innanzitutto io voglio dire che sicuramente possiamo ragionare tutti assieme su ciò che unisce nel mondo globale in cui viviamo, i conflitti, le tensioni, le prepotenze e le arroganze che abbiamo di fronte. Tuttavia dobbiamo sempre avere il senso contemporaneamente delle dimensioni. Noi siamo, e dirò qualcosa su questo, alla vigilia di uno sciopero generale importantissimo per la democrazia, non solo per i diritti, ma per la democrazia del nostro Paese. Ma credo che il racconto di Ali ci fa
pensare a una tragedia immane alla quale noi dobbiamo necessariamente reagire, che è di una dimensione incommensurabile. E anch'io non ho parole da aggiungere alle cose dette, che condivido totalmente, se non questa, che credo che il primo impegno politico e culturale che noi abbiamo è quello di saper distinguere, non di non saper distinguere, di saper distinguere. E quindi se è evidente che le vittime civili sono tutte uguali, non ci sono morti di serie A e di serie B, se è vero che la violenza è tutta da condannare, sia quella del terrorismo sia quella della guerra, è vero che c'è un aggredito e un aggressore. Questo è il punto centrale, perché questo non è un giudizio solo morale, è anche un giudizio politico, senza il quale non si affronta la crisi palestinese. C'è un aggredito e un aggressore, non si può essere equidistanti. L'equidistanza mantiene aperta la crisi, bisogna scegliere. Bisogna cioè assumere un orientamento politico che dica che c'è un aggredito e un aggressore, e quindi l'aggredito si deve ritirare, deve fermare l'aggressione, e l'aggressore deve fermare l'aggressione e l'aggredito deve... Ecco. Lo posso tenere in mano. E l'aggredito, dicevo, deve poter finalmente avere una patria, un territorio, eccetera. Io quando sento i racconti di Alì, l'ho sentito altre volte, e penso sempre appunto alla responsabilità che abbiamo noi europei. Noi europei giustamente dobbiamo condannare con forza tutte le forme strumentali, spesso bastarde, di antisemitismo che vogliono strumentalizzare la lotta della libertà del popolo palestinese, che si fanno qua in Europa e che danneggiano, e sono fatte, io credo, anche per danneggiare la lotta del popolo palestinese. Spesso vengono da quelle stesse forze queste forme di antisemitismo, che sono quelle che dicono via gli immigrati, via i marocchini, via gli albanesi, non cambia molto la sostanza. Ci sono forze razziste che noi dobbiamo combattere fino in fondo, e che, lasciatemelo dire però, fanno parte della cultura europea, non della cultura araba, fanno parte nostra. Quindi io sento con forza il richiamo alla responsabilità dell'Europa sulla crisi palestinese. C'è una responsabilità storica evidentissima, ce l'ha ricordata Adil Rashid, la memoria è decisiva in questi casi, la memoria storica è decisiva, ed è decisiva che la memoria storica sia coltivata nella scuola, e sia continuata in una scuola pubblica, critica, che crei pensiero critico. Dico questo perché so di una facoltà occupata, e stiamo lottando anche contro l'idea di una ministra di fare della scuola una succursale di Mediaset, quindi credo che da questo punto di vista noi abbiamo rivendicare il senso dello spirito pubblico critico, senza il quale non si può costruire nulla, né nelle persone né nella democrazia. Ma, dicevo, questo spirito pubblico critico deve appunto noi europei farci riflettere appunto sulle responsabilità storiche e sulle responsabilità politiche. Quelle storiche sono evidenti. Noi abbiamo perseguitato gli ebrei per centinaia di anni, dalle stragi degli ebrei e dalla cacciata degli ebrei di Spagna fino ai campi di concentramento, e noi abbiamo risolto questo nostro problema della persecuzione degli ebrei dandogli la terra degli arabi. Questo è come noi abbiamo risolto il nostro problema. Ora è evidente che non si può tornare a prima, e credo che Al-Rashid abbia detto, smontando qui tutte le propagande che vengono fatte sull'idea che si vuole la distruzione di Israele, ma del resto anche la proposta dei paesi arabi mi pare una proposta che ormai segna una possibile conclusione, il ritorno di Israele nei confini del 67 come condizione per un accordo di pace generale nel Medio Oriente. Mi pare che rappresenti la creazione quindi sui territori liberati di uno Stato indipendente, non di un'amministrazione, di uno Stato indipendente con propri confini riconosciuti per i palestinesi, e quindi una pace tra due Stati e nell'intera area. Sono oggi, il fatto che tutti discutano di questo dimostra che questa soluzione è possibile, solo che appunto è una soluzione che è possibile solo a condizione che si sappia scegliere, si sappia riconoscere appunto da un lato le proprie responsabilità storiche, quelle dell'Europa prima di tutto,
quelle cioè appunto che la politica può in qualche modo risolvere e appianare, ma non cancellare, e dall'altro affrontare le responsabilità politiche, queste sono qui evidenti, sono l'idea che ci sono nel mondo. Noi non possiamo più accettare il fatto che nel mondo ci sono due pesi e due misure. Questa è la legalità internazionale che c'è oggi. Ci sono due pesi e due misure. Dice oggi con una battuta fulminante Iena sul Manifesto che se Sharon, invece di chiamarsi Sharon, fosse chiamato Sharonesovicic o qualcosa del genere, Sharonovic o qualcosa del genere, capite bene a chi mi riferisco, noi oggi avremmo già affrontato con mezzi che noi non abbiamo condiviso probabilmente quella stessa situazione, perché non bisogna dimenticare che noi non solo siamo di fronte al fatto appunto che c'è una storia qui, ma c'è un'accelerazione di questo processo, non c'è solo una storia lunga, ma non c'è dubbio che la legittimazione di quest'ultima guerra, quella che il governo Sharon sta facendo nei confronti del popolo e dell'amministrazione palestinese, avviene da due elementi. Uno, dal fatto che dopo le stragi terroristiche dell'11 settembre, che non possiamo, che a maggior ragione anche per questo condanniamo, è stata sotto il titolo di guerra al terrorismo, si è deciso di mettere in campo un meccanismo di guerra mondiale di cui noi non abbiamo appunto i confini, le dimensioni. Oggi può partire, cioè un meccanismo che mette in discussione qualsiasi forma di legalità internazionale sulla quale si è aggrappato Sharon. E lo voglio dire, dobbiamo dirlo con chiarezza, anche a quelle forze di sinistra che hanno approvato la guerra in Afghanistan. Se non ci fosse stata quella guerra, la guerra e l'invasione di Sharon sarebbe stata meno legittima. Quella guerra, quell'idea che al terrorismo si reagisce con i bombardamenti della popolazione civile, perché non si fa la lotta al terrorismo, ma si bombarda la popolazione civile, per cui ci sono migliaia di morti in Afghanistan e Bin Laden è ancora libero, quest'idea di lotta al terrorismo ha legittimato anche l'idea di Sharon, il quale lo dice anche un po' stupito tutti i minuti agli americani: ma come? Se fate i bombardamenti e avete voi, perché non li posso fare anch'io? E lì gli americani gli spiegano che anche lui, pur essendo uno dei figli privilegiati dell'impero, deve stare però a certe regole, e siccome gli americani devono bombardare l'Iraq, non può adesso lui rompere le uova del paniere. Però anche gli americani hanno qualche contraddizione. Resta il fatto che l'utilizzo dello strumento della guerra come risposta al terrorismo ha legittimato questa violazione ulteriore. E poi, lasciatemelo dire, sempre per parlare dell'Europa, il fatto che siano saltate tutte le regole è determinato anche dal fatto che non c'è solo questa guerra, questa è la guerra al terrorismo. Però noi viviamo ormai da quasi più di 10 anni dal fatto che si è rilegittimata nel mondo occidentale l'idea della guerra in sé come strumento di soluzione dei conflitti. Si è rilegittimata la guerra. Questo è già cominciato con la guerra del Golfo. E poi siamo arrivati a quell'incredibile, assurdo, mostruoso ossimoro che è, si può dire ossimoro sempre la facoltà di lettere, credo, che è l'idea della guerra umanitaria con cui è stato fatto l'attacco nei confronti della Serbia e del popolo serbo, per affrontare una questione che andava affrontata anche lì, perché sicuramente era inaccettabile la condizione delle popolazioni del Kosovo, ma non andava accettata con bombardamenti, non andava affrontata con la guerra, non andava affrontata con lo strumento bellico. E anche lì l'Europa ha accettato di mettere in discussione un principio fondamentale con cui appunto era uscita vincente dalla lotta del fascismo, scritto nelle principali costituzioni: mai più la guerra, mai più usare la guerra come strumento di soluzione dei conflitti internazionali. Si è voluto usare quello strumento lì e si è rilegittimato quello strumento, ma quello strumento, proprio perché non è vero che è uno strumento
giusto. La guerra non è la giustizia, la guerra è fondata sempre sui rapporti di forza. La guerra c'è qualcuno che la può fare e qualcuno che non la può fare. La guerra è la legge della giungla e quindi io non posso dire che voglio usare la guerra come strumento di giustizia o come strumento di legalità internazionale, perché lo strumento stesso stravolge e travolge la legalità internazionale. L'uso dello strumento guerra ha frantumato l'idea della legalità internazionale. E perché? Per una ragione di fondo, che c'è un solo paese oggi al mondo che può fare o autorizzare la guerra, gli Stati Uniti d'America. Nessun altro paese al mondo ha la forza, il potere economico, politico, militare per fare o autorizzare la guerra. E quindi noi abbiamo in realtà, autorizzando la guerra, affidato la legalità internazionale a un giudice pubblico ministero, accusatore, difensore unico, tra l'altro rappresentato da una figura in questo momento assolutamente mediocre come il presidente della Florida, George Bush, il quale evidentemente, chiaramente, oltretutto ha anche il fatto di non essere all'altezza del ruolo che gli è affidato dal mondo. Lo strumento che noi quindi abbiamo di fronte è uno strumento che ha travolto la legalità. La guerra in quanto tale travolge la legalità internazionale perché non solo è ingiusta, ma che come strumento in quanto tale non può che affermare un principio che viola le regole, via le misure, e non a caso la guerra viene fatta oggi appunto col sistema dei 2 pesi e 2 misure. Ma non è che si può fare in un altro modo, può essere fatta solo così. Perché il sistema mondiale fondato sulla guerra non può che essere un sistema così, dove i morti di un certo tipo valgono diversamente dai morti di un altro, dove non voglio fare questi paragoni perché sono odiosi, però non c'è dubbio che alla fine viene da dire che 5.000 morti afghani valgono molto meno sulla bilancia del peso della vita dei 1, 2 o 3 o 10 morti occidentali, dove 1.500 morti palestinesi valgono sicuramente molto meno dei morti israeliani, dove le migliaia, i milioni di morti di poveri, di popoli del terzo mondo valgono molto meno dei morti di casa nostra. Questo è un sistema razzista che stiamo costruendo, questa è la verità. E questo sistema, io lo voglio dire qui proprio perché ne sono profondamente convinto, perché lo sento non solo politicamente, ma lo sento anche con l'angoscia e anche qualche volta con la sensazione di rabbia e di impotenza che mi dà arrivare poi a queste conclusioni, perché in parte c'è anche questo, bisogna dircelo. Questo sistema lo sentiamo che sta guastando le nostre democrazie, perché quando tu hai un principio vero di governo del mondo fondato unicamente sulla forza, e poi tutti gli istituti, le istituzioni internazionali, là dove noi siamo in un periodo dove abbiamo vissuto un periodo, adesso un po' meno con Berlusconi, è un po' meno, ma abbiamo vissuto un periodo dove c'è stata l'esaltazione delle regole, dei principi, dei sacri diritti, e poi quando questi principi, i principi dell'89, i principi formali, i principi della legalità, vengono travolti uno per uno, tu senti che in realtà è qualcosa del tuo vivere civile che viene messo in discussione. Quando l'ONU viene messa di fronte e trasformata in un'istituzione ridicola e potente, che approva ordini del giorno, dichiarazioni, voti che condannano uno Stato che non hanno nessuna conseguenza formale, perché il potere reale è di un altro tipo. Non è Kofi Annan il rappresentante dell'ONU, il capo dell'ONU è dell'ONU vera è Colin Powell, ed è lui che decide che misure, in che modo si affrontano le questioni. Quando cioè il potere reale ha travolto il potere formale, è la nostra democrazia che viene messa in discussione. Guardiamo un piccolo esempio. Ieri, cercavo appunto prima la notizia sui giornali, il Parlamento europeo ha fatto un voto molto importante. A maggioranza il Parlamento europeo ha votato a maggioranza, tutte le sinistre e anche forze centriste, liberali, moderate, quindi con un voto di maggioranza ha votato una misura di pace, ma anche di condanna forte, senza fare la guerra nei confronti di Israele, quella di sospendere le relazioni economiche con Israele. Misura sacrosanta, perché Israele è associato alla Comunità Europea e l'articolo 2 della Comunità Europea dice
dice che si associano alla comunità europea paesi che non violano i diritti umani. Israele sta violando i diritti umani, non può essere associato alla comunità europea. C'è un voto quindi, c'è un voto di quella che è la massima rappresentanza formale dell'Europa, è la massima, il Parlamento. La sacralità dei parlamenti nella cultura europea credo che sia l'elemento in fondo più importante che noi portiamo insieme allo Stato sociale, su cui dedicherò poi gli ultimi minuti del mio intervento, alla civiltà mondiale. L'Europa porta come suo contributo alla civiltà mondiale i parlamenti e lo Stato sociale. Ed entrambi ce li stiamo mangiando, perché io temo, voglio essere solo pessimista, spero di essere solo pessimista, ma temo che questo voto del Parlamento europeo non conterà nulla e temo che i governi europei non ne tengano conto. Lo so che non è vincolante per gli Stati, ma è il voto di un Parlamento, e temo persino che non ne tenga conto, lasciatemelo dire, nemmeno il Parlamento italiano, che sta pasticciando una risoluzione bipartisan, come si usa dire, di cui non si capisce qual è il capo e qual è la coda. E io francamente, e questo allora mi colpisce, cioè perché dico, se noi stessi poi, quelle istituzioni in cui tanto crediamo, abbiamo vissuto, qui tiriamo fuori la nostra moneta unica, però il Parlamento europeo non conta niente, un voto di questa rilevanza non influisce sui governi. Noi diciamo ai nostri popoli, ai cittadini dell'Europa, guardate che qui la democrazia è in discussione. E qui allora c'è l'aspetto più generale che lega questa tragedia, ripeto, di dimensioni incommensurabili e che chiede un impegno particolare da parte nostra, alle riflessioni che faceva prima il compagno che ha introdotto, che riguardano un po' tutta la questione della lotta contro questo sistema globale, liberista, finanziario, lo chiamiamo come pare, che ha come regola fondamentale che lo governa quello di non volere più regole. Cioè ogni regola si cambia in funzione di quella successiva. Sono un po' oggi, il capitalismo finanziario globale somiglia un po', e purtroppo lo dico io, perché essendo dall'altra parte della barricata ne sento anche il segno, e qualche volta mi paiono un po' come, avendo gli anni ricordano certi slogan, un po' come una vecchia, i nostri vecchi slogan un po' di lotta continua, cioè ogni obiettivo serve solo per costruire l'obiettivo successivo. Oggi non è vero che non c'è la lotta di classe, c'è una lotta di classe mondiale, scatenata a livello mondiale dalle forze più retrive del capitalismo a livello mondiale, che in tutto il mondo considerano ogni regola fatta apposta per abbatterla. Questo avviene sul piano dei rapporti mondiali, oggi facciamo qui tra stati e popoli. Oggi facciamo qui c'è questa conferenza sulle government, allora ho chiesto ai compagni di informarmi, perché francamente non mi era sembrata dall'esterno che fosse una bella parata per i ministri BM di Berlusconi, i BM dipendenti di Berlusconi. E allora ho detto, ma sta a vedere che magari viene fuori qualcosa, e ho scoperto che quello che viene fuori è un accordo di collaborazione internazionale tra l'Italia e alcuni paesi del terzo mondo per 30 miliardi di vecchie lire. 30 miliardi di vecchie lire, credo che sia un po' meno del costo della conferenza. Tra palazzi, pranzi, cene, un po' meno. Come si dice, la pubblicità è l'anima del commercio. E nello stesso tempo, veniamo da breve dal sostanziale fallimento della conferenza internazionale sugli aiuti al terzo mondo, nel quale abbiamo visto tutti in televisione la conferenza, la faccia anche un po' ingrugnita, anche se faceva buon viso cattivo gioco, del Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, il quale spiegava che gli Stati Uniti sono il paese che in proporzione al PIL, a quello che contribuiscono di meno allo sviluppo del terzo mondo, in proporzione al rapporto tra ricchezza. Si dice che ogni paese si dice che ci dovrebbe essere l'1% di quello che guadagnano i paesi, questa era l'indicazione generale dell'ONU, che circa l'1% di quello che i paesi più ricchi guadagnano come ogni anno come prodotto interno lordo dovrebbe essere dato
fatto in aiuti ai paesi del terzo mondo. Gli Stati Uniti danno lo 0,1, 0,2, l'Italia pure. In questo siamo americani. Noi le cose cattive degli americani le prendiamo tutte, nessuna esclusa. Ci sono paesi europei che sono a percentuali superiori, soprattutto la Svezia e la Norvegia, che sono al 2-3% addirittura di aiuti, però la media è una media disarmante e quella conferenza non è riuscita a trovare una lira vera per aiuti veri, per cambiamenti, cioè la conferenza l'obiettivo che si era dato di ridurre, non di eliminare, è già l'idea. Io credo che ognuno di noi poi può sentire la drammaticità di questi obiettivi una volta enunciati. Cioè, uno dice che ogni anno ci sono 50 milioni di persone nel mondo che rischiano o muoiono, o che rischiano di morire o che muoiono per fame, vicini a questa condizione. Ecco, uno pensa che l'obiettivo delle Nazioni Unite è quello di arrivare, credo adesso sbaglierò la data di un anno più o meno, insomma, tra una decina di anni a dimezzare il numero delle persone che muoiono per fame. Cioè trasformare i 50 milioni a 25, che è un obiettivo che fa venire i brividi a pensarci. Uno somma tutte le persone che moriranno di fame da qui alla realizzazione di questo obiettivo e viene fuori 2 volte la popolazione dell'Italia e cose di questo genere. Però, nonostante appunto in fondo l'aspetto cinico che può avere questo obiettivo, tremendo, io mi do questo obiettivo, stiamo parlando della morte per fame, di fronte a un mondo che ha risorse enormi, ricchezze enormi, sprechi enormi, in armi, in armamenti, in tecnologie, in stupidaggini, e che potrebbero essere utilizzate bene per far, cioè non siamo di fronte al fatto che, come ci spiegano alcuni noi, si muore di fame perché siamo troppi, si muore di fame perché sono troppi gli sfacciati che accumulano ricchezze inaccettabili, per questo si muore di fame nel mondo. Ebbene, anche questo obiettivo, ripeto, che fa venire i brividi, dimezzare i morti di fame nel mondo da qui ai prossimi 10 anni, purtroppo non sarà realizzabile perché la conferenza dell'ONU è fallita. I paesi ricchi non hanno messo sul tavolo i soldi né hanno accettato davvero di eliminare quello strumento di usura nei confronti di tutti i paesi, i poveri del terzo mondo, che è il debito. Si fanno tante chiacchiere, si cancella il debito, le canzoni, si fa il carite, alla fine non è cambiato niente. Il debito sta sempre lì perché le principali banche mondiali non vogliono toglierlo dalla loro struttura di conti e gli serve per quello. Quindi questo è il punto centrale che si collega a questo, cioè non solo siamo di fronte al fatto che la guerra sta trasformando la logica brutale dei rapporti di forza sul piano internazionale come una legge della giungla mondiale di cui oggi la prima vittima è il popolo palestinese, ma domani potrebbe capitare un altro, perché proprio quando si mette in moto questo meccanismo di assoluta assenza di regole, di assoluta assenza di giustizia, di legalità, quando la legge del più forte prevale, oggi tocca a te, domani tocca a me. Ma questo avviene anche a livello economico e avviene, sintetizzo allora la risposta, anche a livello sociale e avviene anche nei paesi ricchi. Questa è la vera novità. La novità di quella che è la politica, diciamo così, capitalistica più estrema, oppure da impero, come la chiamiamo, per non usare più la vecchia parola imperialistica, o anche imperialistica, che poi non voglio addentrarmi in queste differenze dotte, la novità tra questa politica di oggi, dei grandi paesi ricchi, e altri periodi del passato, di colonialismo appunto, a cui faceva riferimento in qualche modo al-Rashid, è questa, che una volta le grandi potenze imperiali, il colonialismo, attaccavano i paesi, i popoli del terzo mondo, li depredavano delle loro ricchezze, se le tenevano per i ricchi di quei paesi, ma qualche briciola andava anche alle classi operaie dei paesi ricchi che, seppure in posizione inferiore, partecipavano alla spartizione del bottino. Oggi la novità, che davvero è tremenda da un lato, ma che però permetterebbe anche di pensare a una riunificazione di un movimento progressista mondiale, è che gli
stessi che dicono nessuna regola e che appoggiano Sharon in Palestina, gli stessi che dicono non possiamo mettere in discussione il libero mercato, appoggiamo il WTO, appoggiamo il mondo internazionale, gli stessi che dicono in fondo viva il libero mercato, difendiamo l'Occidente, gli stessi che dicono difendiamo Blair, appunto, difendiamo la nostra civiltà occidentale contro le minacce del resto del mondo, sono gli stessi che dicono che bisogna mettere in discussione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Sono gli stessi, non solo, sono gli stessi anche tecnicamente, non è stato Berlusconi, è stato Blair a dire che dopo aver firmato il documento con Berlusconi per forse anche giustificarsi con qualche esponente dell'internazionale socialista, italiano, francese o tedesco, dice ma cosa hai fatto? Dice per me il lavoro non distingue più tra destra e sinistra, anche qui non c'è più distinzione tra aggredito e aggressore, non c'è più, non si distingue più, non c'è più distinzione. E io sono convinto invece che questa distinzione ancora di più oggi va fatta. Noi siamo di fronte al fatto che l'attacco che noi abbiamo di fronte sull'articolo 18 è davvero un attacco centrale a uno dei ed è così che lo dobbiamo dire, a uno dei pilastri della nostra democrazia, non solo dei diritti dei lavoratori, della nostra democrazia. Guardate, non c'è bisogno su questo, perché credo che ormai ci sia una grande opinione diffusa su questo. Il Presidente del Consiglio Berlusconi continua a dire che non è stato capace di spiegarsi, che non è riuscito a comunicare. C'ha 3 televisioni sue, altre 3 che gli hanno date le elezioni, metà dei giornali non è stato capace di spiegarsi. Dice non ci siamo fatti capire. Secondo me invece la gente ha capito proprio bene quello che stava avvenendo. Si è capito benissimo cosa si vuole fare, si è capito che cosa si vuole fare e si capirà ancora di più sentendo nei prossimi giorni cosa dirà la Confindustria il 12 e 13 alla prossima assemblea di Parma, dove verrà rilanciata una linea liberista di attacco ai diritti del lavoro. Si vuole la precarizzazione totale del mondo del lavoro. La precarizzazione in questi anni è andata avanti, anche con politiche sindacali secondo me non sempre condivisibili e con politiche economiche che hanno aperto la strada alla precarizzazione, e si è creata una sorta di frana nel mercato del lavoro che ha visto colpiti soprattutto i giovani, che oggi sono precari, che devono guadagnarsi il lavoro 14 volte prima di poterci arrivare, che vivono condizioni di precarietà continua o attraverso un continuo ricatto sul proprio futuro, un ricatto fatto, è bene ricordarlo, da una società che in realtà è di falsa e bugiarda, anche qui 2 pesi 2 misure, a secondo che veda la cosa da un lato o dall'altro. Da un lato noi sentiamo tutti i giorni gli imprenditori, i banchieri, il capo Fazio, il governatore a spiegare il posto di lavoro fisso non c'è più, quindi dovete tutti prepararvi a considerare la precarietà della condizione di lavoro come condizione normale, non c'è più il posto fisso. Perché ho citato Fazio? Perché provate, se siete lavoratori, a chiedere un prestito a una banca, provate, se siete lavoratori, in particolare nel mezzogiorno, a chiedere un prestito a una banca. Sapete cos'è la prima cosa che vi chiede questa banca? Se vi chiede la busta paga e vi chiede se avete il posto di lavoro fisso. Questo a Fazio evidentemente non gli hanno ancora detto, che per le banche, quando fanno gli imprenditori, quando fanno i prestiti, il posto di lavoro deve essere fisso. Se non è fisso non ti prestano una lira, solo se è fisso ti prestano i soldi, e quindi a dimostrazione che siamo un sistema che anche su questo piano usa 2 pesi e 2 misure. E allora non c'è dubbio, l'attacco che c'è oggi nei confronti dell'articolo 18, ma che avviene un po' su tutto, sulla contrattazione, sui diritti sociali, sullo stato sociale, sulle pensioni, sulla sanità, sulla scuola, ha quest'idea che anche nella società non possiamo più permetterci regole vere, diritti veri, che dobbiamo tutti diventare imprenditori. La legge della giungla che c'è a livello internazionale deve diventare la legge che governa i rapporti tra le persone nella società, così diventiamo tutti più competitivi. Questa è la verità, e questo attacco all'articolo 18 ha questo aspetto simbolico, perché sanno perfettamente tutti che cosa vuol dire.
Non c'entra niente l'attacco all'articolo 18 con le questioni economiche eccetera, hanno capito tutti perfettamente, è un attacco che riguarda la diretta dignità delle persone. Che cosa si vuole eliminare con l'articolo 18? Si vuole eliminare il fatto che uno che è ingiustamente licenziato, cioè ingiustamente cacciato dal suo posto di lavoro, possa tornarci. Capisci? Si vuole eliminare questo. Tu hai una cosa tua, ti cacciano, c'è un giudice che ti ci fa tornare. Ecco, questo si vuole eliminare. Domani ti possono cacciare e ti diranno avevi ragione, però lì comunque non ci torni. Questa è l'affermazione della legge della giungla nei rapporti sociali. Significa costringere le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro tutte le volte ad aver paura, ad aver terrore, perché se tu sei ricattato sul tuo posto di lavoro, se ti possono licenziare in qualsiasi momento, non rivendicherai con la stessa forza i diritti che pensi e che devi avere, perché la minaccia di essere cacciato ti metterà in difficoltà. Si vuole questo, si vuole un attacco autoritario dentro i luoghi di lavoro per trasferirlo a tutta la società. Per questo, anche su questo bisogna reagire. E così come io credo che dobbiamo reagire di fronte alla tragedia del popolo palestinese, penso che dobbiamo reagire come stiamo reagendo di fronte a questo attacco ai diritti sociali e allo stato sociale del nostro paese, che vuole anche qui azzerare l'orologio del nostro paese, riportarci indietro al 1945, quando da lì siamo usciti per dire costruiamo i diritti sociali. Vogliono portarci lì al libero mercato, a persone isolate, a persone che devono contrattare individualmente, come si dice. Io, dipendente di una multinazionale, mi faccio da solo con la General Motors, con la Fiat, con la Thomson, con l'IBM, da solo mi faccio il mio contratto. Capite che rapporti di forza che si creano, senza il sostegno delle organizzazioni sociali, senza l'organizzazione della lotta collettiva. E quindi diamo a tutti una risposta. È giusto mobilitarsi, perché una cosa dobbiamo sapere però, deve esserci sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà, nei momenti in cui ti senti più impotente, nei momenti in cui dici porca miseria, la forza degli altri è davvero troppa. Bisogna sempre avere fiducia. Non è vero che la lotta non conta, non è vero che la resistenza non conta, non è vero che stare assieme, lottare non paga. Da un lato il popolo palestinese è in questa condizione drammatica, ma bisogna anche riconoscere la capacità del popolo palestinese di avere potuto tenere viva in tutti questi anni l'idea della costruzione dell'identità nazionale. Io sono convinto che questa alla fine pagherà e nel nostro piccolo noi dobbiamo cercare di reagire a questo attacco. Intanto il 16, fermando tutto. Noi dobbiamo considerare lo sciopero generale del 16 non lo sciopero generale dei lavoratori dell'articolo 18, lo sciopero generale dell'Italia che non vuole tornare indietro, e quindi ognuno di noi dovrà pensare cosa può fare per fermare il negozio, la bottega, l'autobus, il tramvai, il negozio di fiori, non solo la grande fabbrica. Facciamo del 16 una giornata in cui si ferma l'Italia per i diritti e la democrazia, e poi andiamo avanti con la lotta e la mobilitazione, perché di una sola cosa davvero hanno paura, una sola cosa davvero hanno paura coloro oggi che comandano i grandi centri del potere mondiale e anche i grandi centri del potere del nostro paese, della mobilitazione e della coscienza delle persone. Di questo hanno paura e questa deve andare avanti con forza. A proposito che oggi alle 3 c'è il concentramento per la manifestazione a cui invitiamo tutti a partecipare, perché è uno dei momenti di questa lotta. Apriamo lo spazio alla... C'è sempre stato e sempre continuato. Bene. Io sarò brevissimo, non solo perché devo partire, ma perché poi penso che alcune delle domande e le risposte più importanti le darà sicuramente Ali Rashid. Quindi affronto proprio due delle questioni che sono emerse dal dibattito. Una riguarda appunto, mi pare di capire, il giudizio sulla parola, questa parola tremenda e anche
strausata terrorismo e l'altra la giudizia, diciamo, sul senso e sul significato politico generale dello sciopero generale. Sulla questione del terrorismo io la vedo così, la vedo così. Io penso, l'ho detto prima e lo ribadisco, che c'è un aggredito e c'è un aggressore. Un aggredito e un aggressore non è solo un giudizio morale, è un giudizio politico, io l'ho detto, cioè questo giudizio è quello che ci permette di risolvere, cioè nel senso che se non si esercita una maggiore pressione nei confronti di chi è l'aggressore non torna indietro, quindi pressione, ripeto, democratica, pacifica, economica, morale, politica, non pressione militare, ma certo pressione, perché io credo che se si vuole arrivare all'obiettivo 2 popoli, 2 stati, anche a me sarebbe piaciuto, ma non solo per questa, anche per altre crisi, l'idea che fosse possibile avere un grande unico Stato democratico mondiale magari, però l'umanità non è fatta così, oggi non è fatta così, e questa è la verità, l'abbiamo imparato noi, gli amici Meta, noi che crediamo nell'idea di una società più avanzata, socialista, eccetera, però ci sono contraddizioni della nostra storia che non si superano con un tratto di penna dicendo siete socialisti, abbiamo visto cosa è successo con la Jugoslavia, non ci sono riusciti lì, che pure avevano costruito uno dei sistemi, io credo, più intelligenti di convivenza tra popoli, culture, religioni diverse, eppure purtroppo non ci si è riusciti e si è lavorato anche, va detto, per smontarla, purtroppo arrivi a un punto in cui non è che puoi rimettere assieme i cocci, non ce la fai a rimettere assieme, quindi io trovo che l'unica soluzione pacifica da cui ripartire per certo poi provare ad affrontare tutti gli enormi problemi che porta la storia è 2 popoli, 2 stati, e per arrivare a questa ci vuole una pressione che riconosca che oggi c'è, ripeto, un aggressore, cioè il governo di Sharon che sta occupando territori non suoi e l'Europa deve decidere di intervenire con forza. Questa è politica, non è solo morale. Sul terrorismo politica e morale si incrociano, secondo me. Io la dico così, io sono arrivato a una conclusione che ci sono anche le lotte più giuste, non giustificano tutti i mezzi di lotta, anche le lotte più giuste. Io penso che la lotta del popolo palestinese sia giusta, ma non giustifica l'uso di ogni mezzo di lotta. Per dirla ancora con maggiore chiarezza, io penso che sia assolutamente giustificata tutte le forme di autodifesa che avvengono nei territori di fronte all'occupazione, sono forme di resistenza, di vera e propria resistenza, anche quando sono resistenza militare. Penso invece che l'attentato suicida fatto nel territorio di quella che è Israele e che colpisce esclusivamente popolazione civile non sia giustificato per una lotta giusta. Per una lotta giusta, e peraltro abbiamo visto che politicamente la danneggia, perché l'unico strumento che usa Sharon per spiegare al popolo israeliano che sono minacciati da distruzione sono questi attentati. Dopodiché, e questo è il mio giudizio di fondo, che non cambio, peraltro, dopodiché, se posso fare un'ulteriore riflessione, sento anch'io, anche sul piano dei sentimenti, lo voglio dire con chiarezza, un atteggiamento diverso che mi colpisce, cioè, quando vedo la storia di una ragazza di 16-17 anni che si fa saltare per aria di fronte a una coetanea, sento anch'io che qui c'è una cosa diversa rispetto ai mostruosi, ai vigliacchi serial killer delle Brigate Rosse, perché sono dei serial killer che vigliaccamente uccidono persone inermi senza mai sapere, nascondendosi nell'ombra. Sento che è una cosa diversa, che il nostro terrorismo è infinitamente più vile, più spregevole sul piano morale, Ma detto questo, però, siccome noi siamo di fronte oggi a una cultura politica mondiale che fa di tutta l'erba un fascio, per cui tutto è terrorismo, noi non possiamo rispondere a questa cultura alla Bush, che tutto è terrorismo, quello che lui decide lui, con una risposta esattamente speculare, che dice allora nulla è terrorismo. No, noi dobbiamo mantenere la capacità di distinguere, Ci sono forme di lotta
giuste, moralmente accettabili e politicamente utili, forme di lotta moralmente, anche se diciamo così, alla fine, diciamo così, vanno viste diversamente, inaccettabili. Non è vero che anche una lotta giusta, quale che sia, giustifica tutto. Non è vero, non è vero, e non è vero oggi, vale in generale secondo me, che uccidere le vittime civili è giustificato dal fatto di essere dalla parte del giusto. Non è vero mai, proprio perché tra l'altro lo paghi 100.000 volte questa cosa, e quindi per queste ragioni io sono convinto che l'impostazione, se voi capite poi la spiegherà ancora meglio di me, Rashid, che in cui lo voglio sottolineare, c'è una condanna da parte dell'amministrazione palestinese, non di tutte le forme di resistenza, ma di quello che, di forme di attentati terroristici, suicidi, credo che sia una scelta giusta da fare, sia una scelta giusta, anche con tutti gli elementi di angoscia, ripeto, che ci dà sul piano della riflessione su questa idea del suicidio. Poi qui naturalmente si dovrebbe aprire una riflessione, ma non c'è tempo, su cosa stanno diventando, è stato detto in qualche intervento che c'è sulla stampa, le religioni. Io non voglio entrare su questo perché è una discussione davvero troppo, forse per me anche troppo facile, non essendo io un credente. Certo che credo che chi è religioso ha il compito oggi di fare una battaglia perché la fede ritorni ad essere, lo dico esplicitamente, una dimensione della persona e non una cosa che sempre di più a me. Ho sentito ieri sera un dibattito televisivo in cui si discuteva sull'appartenenza territoriale sulla base della Bibbia, del Corano e del Nuovo Testamento, come se i libri religiosi fossero diventati l'equivalente di mappe del cadastro, no? I libri della religione sostituiscono il cadastro, no, bisogna ridare come la religione a Dio e non alla politica, questo sì. E questa io la considero una grande, la battaglia contro il fondamentalismo, una battaglia davvero fondamentale. Quindi, scuso il gioco di parole, per la continuità di una lotta democratica, perché non c'è dubbio il fondamentalismo religioso, dovunque sia, è sempre di destra, è sempre autoritario, è sempre antidemocratico. Questo avviene per il fondamentalismo cristiano, che è uno dei principali elettori di Bush, peraltro, questo avviene per il fondamentalismo musulmano, per il fondamentalismo induista, che non a caso sostiene nell'India oggi uno dei governi più di destra sul piano delle relazioni sociali, più ultraliberisti, il fondamentalismo induista. Quindi credo che sì, c'è una battaglia per laicizzare le religioni, è una battaglia fondamentale, e anche di questo bisognerebbe dare merito all'amministrazione palestinese, che viene messa in condizione cioè l'attacco di Sharon ha anche questo effetto, cerca di schiacciare l'amministrazione palestinese sul fondamentalismo, mentre qui sì, l'amministrazione palestinese è oggi la principale risorsa che c'è in Medio Oriente per fare argine a una cultura fondamentalista che io credo sia un disastro per i popoli, e che però interroga noi su tutto il fatto su come è crollata una battaglia democratica di emancipazione dei popoli e come si è arrivati a questo. Infine, sulla questione dello sciopero generale, distinguere, come si dice, tra chi gli dà uno schiaffo, se tu stai lottando solo, diciamo così, contro lo schiaffo in sé o anche rispetto alla persona che dà lo schiaffo, è sempre complicato, perché è evidente che uno sciopero generale fatto contro un governo che ti sta presentando delle misure generali di messa in discussione del diritto del lavoro è contemporaneamente uno sciopero sindacale, ma è anche uno sciopero politico. Qui però io credo che noi anche qui dobbiamo avere un po' la forza di distinguere, perché ad esempio ieri ero all'assemblea a fare un'assemblea foltissima, piena di lavoratori alla AST Thompson di Catania, che c'erano migliaia di giovani in questa assemblea, di giovani lavoratori in questa assemblea, e lì era presente anche l'UGL. L'UGL politicamente sapete che cos'è, e però nello sciopero c'è. Il sindacato secondo me deve mantenerla questo elemento, diciamo così, di autonomia, ambiguità, ognuno lo chiama, cioè noi lottiamo sulle questioni di merito. Poi certo che le questioni di merito sono questioni politiche, ma tutto ciò che permette che uno che magari anche ha votato Berlusconi o sta con Berlusconi, però sciopera e quindi fa un danno alla politica di Berlusconi,
Tutto ciò, io credo, è decisivo. Da questo le sottolineature che vengono fatte da tutti i sindacati, sia quelli confederali sia quelli extraconfederali, di dire esplicitamente è una lotta contro la politica del governo, non è evidentemente una lotta elettorale, perché dall'altro lato sappiamo bene che l'unica risposta che viene data è una risposta di dire: voi non state facendo una lotta sulle questioni di merito, sui contenuti, ma fate una lotta politica per ridurre il fronte della lotta. Quindi in questo c'è una reazione elementare del sindacato, ma naturalmente la domanda era più ampia, non era solo su questo, e su questo invece è giusto dare una risposta, perché mi pare chiaro che la domanda non fosse solo su questo, cioè sul fatto se la lotta sociale è una lotta diciamo così, che ha una sua autonomia unitaria che va costruita, perché penso che questo sia abbastanza scontato. Io credo che c'è una domanda di fondo che viene fatta, cioè, detto questo, che rapporto c'è tra l'essenza del governo Berlusconi e la sua politica? Che giudizio diamo? Io qui sento anch'io che c'è una riflessione da fare. Dico subito, io non credo che i paragoni con il fascismo siano calzanti, nel senso che non credo che Berlusconi pensi al fascismo, quello in camicia nera che noi conosciamo. C'è un'altra idea autoritaria che pensa Berlusconi. Quello che ha in mente Berlusconi è un'idea di un diverso autoritarismo. Io chiamo l'autoritarismo aziendale, è l'impresa che diventa, cioè un'impresa, cioè trasformare la società italiana in una sorta di impresa autoritaria, dove sicuramente, gliel'ho detto, la democrazia può anche restare formalmente, non è casuale oggi che le forze più radicali dentro il governo non sono le forze che si richiamano alla cultura fascista, ma sono le forze di Forza Italia o della Lega che si richiamano alla cultura dell'impresa o alla cultura selvaggia della piccola impresa. Quindi sono forze che hanno una certa idea, cioè l'idea di un capitalismo selvaggio, autoritario, e di rimodellare tutta la nostra democrazia sulla base dei conti, profitti e perdite dell'impresa. Quindi una privatizzazione autoritaria dello Stato. Questo c'è, io di questo sono convinto, questo sì, quindi darei parzialmente ragione con questa distinzione al fatto che la lotta è una lotta sociale, ma la sua rilevanza politica è una rilevanza generale, cioè, per dirla in negativo, è evidente che se domani passano il decreto che modifica lo statuto dei lavoratori, i decreti delegati sulla scuola, i decreti delegati sul sistema pensionistico, i decreti delegati sul fisco, che cambiano radicalmente il sistema fiscale a favore dei ricchi e quindi che, diciamo così, cambiano la struttura economica dello Stato nel nostro paese, i decreti che riguardano le misure ulteriori sull'occupazione e sul mercato del lavoro, cioè se passano tutto questo pacchetto di misure che il governo ha presentato, cioè il giorno dopo che sono passati noi non viviamo più nella stessa Italia di prima. Su questo è chiaro, non viviamo più nello stesso paese di prima. Ed è vero su questo che se noi li fermiamo, la maggioranza politica che ha eletto Berlusconi si apre una crisi evidente, perché un blocco sociale che vuole sfondare entra in crisi. Così pure si apre la crisi nella Confindustria, avete visto che la Confindustria ha dei malumori, anche se oggi la guida è nel settore ultra del padronato, D'Amato eccetera, è evidente, loro puntano allo sfondamento, se perdono questa battaglia si apre una crisi. In questo io sono convinto, io dico sempre con fatica queste parole perché so, da sindacalista moderato e riformista, quale io mi ritengo alla fine, che dire queste due parole è sempre una cosa che spaventa. Noi oggi, bisogna saperlo, siamo uno scontro frontale, cioè nel senso che non siamo di fronte a una vertenza sindacale normale, alla fine della quale ci può essere un compromesso sindacale che salva capri e cavoli. Questa è una partita dove non c'è il pareggio, questo bisogna sapere, è una partita dove non c'è il pareggio. Alla fine di questa vertenza, e quindi anche dopo il 16, o noi
li avremo ricacciati indietro e quindi sicuramente si apre una crisi politica, oppure noi saremo stati ricacciati indietro e la democrazia italiana, secondo me, senza ripercorrere le strade del fascismo, ma certo diventerà una democrazia sempre più debole, sempre più asfittica, e sicuramente la struttura democratica così del nostro paese, così come la conosciamo, verrà messa in discussione. Io credo che questo sia vero, quindi è vero che bisogna avere la consapevolezza che questa è una lotta frontale, cioè nel senso che o si vince o si perde, non c'è la mediazione purtroppo, e questo è un elemento che rende difficile, ma ci deve dare anche la consapevolezza dell'importanza della partita e dello scontro in atto. Grazie. So cosa aggiungere dopo le parole di Grimaschi. Io sono convinto che la prima linea nello scontro che avviene a livello mondiale tra giustizia e ingiustizia, tra diritto e indiritto, passa qui, in mezzo all'Occidente. Ci vuole andare? E sono convinto che questa lotta dei lavoratori italiani per l'articolo 18 sia una battaglia centrale per affermare alcune certezze, e che il diritto al lavoro rappresenta una delle forme più originali del diritto, che significa la dignità dell'uomo, significa la stabilità non soltanto economica, ma anche psicologica. Abbiamo lasciato calpestare, e dico abbiamo, e qui intendo voi, l'Occidente democratico, che io vorrei confessare non vedo sinceramente alternativa a questa cultura democratica dell'Occidente. Però il fatto che l'Occidente non abbia tollerato esperienze democratiche fuori dei suoi confini, e rispetto a molte battaglie del diritto stesso abbia rinnegato se stesso, ci ha portato a questa situazione, che il diritto all'interno, anche quella forma, perché tutte le altre forme di diritto qui in Occidente sono nati all'inizio del secolo nelle fabbriche, per difendere il lavoro, per difendere il salario, come diceva il primo sindacalista, perché i contadini non levano il cappello quando passa il padrone. E quindi quando parliamo di diritto, quando parliamo di articolo 18, parliamo di una enorme battaglia che bisogna vincerla, che va vinta, perché rappresenta l'essenza della democrazia, l'essenza della cultura democratica e la cultura del diritto. La perdita di questa battaglia significa che ormai abbiamo o siamo andati molto lontano in queste tante piccole sconfitte. Siamo ridotti tutti all'osso praticamente. È da qui che bisogna ripartire, vincere questa battaglia e incominciare a vedere la questione del diritto nella sua universalità. A noi ci umiliava il fatto che alcuni politici rappresentanti del cosiddetto terzo mondo, quando si rivolgevano agli imprenditori occidentali, dicevano: guardate, qui per noi potete investire, non ci sono diritti sindacali, potete sfruttare come volete. E questa è stata tollerata per moltissimo tempo anche dalle forze democratiche e progressiste europee, perché le forze di sinistra anche in Europa sono riusciti
nel passato a essere anche forse colonialiste. Non era un elemento discriminante il diritto fuori dai confini, bisogna chiarire, e quindi bisogna vincere questa grande battaglia, che secondo me anche la forma più concreta, più autentica, col quale possiamo sostenere la lotta di molti popoli che hanno deciso di calpestare tutti i loro diritti, da quelli più elementari fino a quelli dell'autodeterminazione. Quando si parla di Palestina torno alle nostre questioni, la verità sono molti elementi a essere introdotti direttamente o indirettamente nel dibattito. Da quello storico, da quello che riguarda l'Occidente, il rapporto con il terzo mondo, l'elemento religioso. E molte volte questo insieme di elementi ci rende meno lucidi a valutare e definire con esattezza i fenomeni di cui vogliamo parlare. Sicuramente guardare la situazione oggi in modo distaccato in cui vivono palestinesi e israeliani, io non ho dubbi sul fatto che sono tutti e due vittime, anche se in percentuali diverse. Però all'interno di questo quadro dove esistono due vittime, bisogna vedere che ci sono delle responsabilità diverse tra una parte e l'altra. L'altro giorno guardavo il programma della comunità ebraica, si chiama Fonte di Vita, e intervistavano un ebreo argentino. E lui dice che gli affari vanno male, la situazione economica è disastrosa e ha deciso di andare in Israele. E il giornalista lo chiede, ma lì c'è quasi una guerra, non c'è sicurezza neanche per la persona fisica. E lui dice, anche qui non c'è questa sicurezza, i ladri sono entrati a casa fino adesso 3 volte, mi hanno distrutto 2 volte la macchina. Almeno lì, in Palestina, il nemico sappiamo chi è. Quindi è questo signore, perché gli affari vanno male, ha deciso di andare in Palestina e ha già individuato che è il nemico, il palestinese. E quando si parla di Israele o degli ebrei in Israele, non sono soltanto gli ebrei fuggiti dall'Olocausto e che trovavano giustamente o cercavano una soluzione umana ai loro problemi, anche perché qui in Europa, malgrado l'Olocausto, nessuno voleva addossarsi la responsabilità degli scampati dai campi di concentramento che vagavano in giro per l'Europa, e quindi oltre a lavarsi la coscienza, a pulirsi la coscienza, anche si sono scaricati da questo problema mandandoli in Palestina. Vabbè, questo è un problema. Anche se l'Olocausto non può giustificare l'espulsione dei palestinesi e offrire la loro terra per altri. Però nel tempo ci sono stati altri tipi di immigrazione. Ad esempio, molti volevano uscire dalla ex Unione Sovietica o dall'attuale Federazione Russa. Guardate che molti di loro non sono neanche ebrei. Era l'unico modo per poter uscire fuori da questo paese. E hanno falsificato molti di loro documenti che dimostrano che sono ebrei per venire lì a prendere il nostro posto, a prendere la nostra terra, a prendere le nostre case. Saranno vittime anche questi, però sicuramente non dei palestinesi. Io non ho mai neanche pensato, almeno da moltissimi anni,
e la soluzione sta nella distruzione dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele c'è, è una realtà, però la cosa più tragica è che lo Stato palestinese che non c'è. E guardate, quando i palestinesi parlano della creazione di uno Stato palestinese, vuol dire prendere atto della profondità della loro sconfitta. Noi abbiamo parlato da sempre di un'altra soluzione, è quella di un Stato democratico, laico, senza discriminazione né religiosa né razziale. E questo molto più adiacente, molto più aderente alla nostra cultura, alla nostra storia. Ma bisogna ricordare qui, amici pompei, che sono stati gli israeliani a volere un Stato ebraico, dove la maggioranza è ebraica, dove la cittadinanza è legata alla religione. E questo è un altro elemento drammatico che rende quasi impossibile le soluzioni. E per mantenere questo rapporto demografico a favore degli ebrei, continuano a portare ebrei in giro per il mondo, continuano a diffondere questa cultura sbagliata, che vede nel nostro annientamento, vede nella nostra espulsione, vede nella nostra messa in minoranza un obiettivo. E non sono cose casuali. In questi giorni si stanno studiando nella commissione sicurezza del Knesset, perché è legata alla questione della sicurezza, al rapporto demografico. E quindi hanno deciso di creare nuove città israeliane intorno alle città palestinesi, non dico in Cisgiordania e Gaza, ma quelle che sono rimasti in Israele, dove ci sono formalmente cittadini israeliani, per sottrarre terra loro, per sottrarre possibilità di continuare a vivere lì. E in alcuni paesi dove vivono palestinesi all'interno di Israele, ormai non c'è spazio fisico per costruire nuovi appartamenti. È una cosa incredibile, per le nuove coppie che si sposano. Siamo a questi livelli. E bisogna ammettere, quando la religione è l'elemento fondante della cittadinanza, e questo significa razzismo. È inutile che si scandalizzano molti quando tutte le volte si parla di sfumature razziste della politica. Non siamo due vittime, ma non allo stesso modo. E molti degli israeliani sono vittime di Sharon, come sono vittime di Sharon i palestinesi. Dobbiamo guardare dentro di noi, a vedere l'altro che c'è dentro di noi. Sicuramente c'è una differenza sostanziale. Chi vuole guardare con onestà e obiettività la situazione. Nel 1948 era appena sconfitto il nazismo e il mondo aveva scoperto l'immenso orrore dei campi di sterminio. E si parlava di dare una soluzione a questi ebrei che vagavano in giro per l'Europa o sulle navi nel Mediterraneo e in Palestina. Quindi il mondo, la comunità internazionale, per l'orrore che aveva visto, era anche disponibile a chiudere 2 occhi e permettere la creazione di questa strana creatura che si chiama Israele. E creando il dramma di un altro popolo che non riesce a risolvere, non riesce a venire fuori. Semplificavano molto le cose, dicendo che questi arabi vanno nel mondo arabo, si risolve il loro problema. Poi abbiamo visto quanto massacri hanno avuto nel mondo arabo, quante difficoltà continuano a vivere. Chiamare la responsabilità del mondo arabo nel conflitto o nella situazione, ma io sono d'accordo. E non perché sono malvagi gli arabi, non è così. Le masse di gente, il popolo arabo sempre, tutti i giorni manifesta a favore dei suoi fratelli palestinesi. Ma
E qui io vorrei richiamare un'altra responsabilità dell'Occidente di tutto questo nuovo equilibrio geopolitico che dura da 50 anni in Medio Oriente. Avvenuto all'interno di un piano di spartizione tra inglesi e francesi che avevano vinto la prima guerra mondiale della cosiddetta eredità dell'impero turco. Churchill disse che con il suo sigaro aveva disegnato la mappa del Medio Oriente, dove avevano inventato stati, dove hanno cancellato nazioni. E tra questi stati cercavo di essere onesti e obiettivi e dire le cose come stanno. Fu creato lo Stato di Israele, lì si chiamava Palestina e c'era il popolo palestinese. E c'è stato un piano organizzato per incrementare l'immigrazione ebraica verso quel paese. E sono stati inventati delle nazioni, come la Giordania ad esempio. Per fare la Giordania hanno portato il re da Mecca, un pezzo di popolo dal deserto dell'Arabia Saudita, un altro dal deserto della Siria, per fare la legione araba di Lorenz d'Arabia. Fu inventato il Kuwait per sottrarre ai tedeschi e ai turchi un ingresso sul Mar Persico. Quindi hanno tolto una parte della provincia di Basurat e l'hanno chiamata Kuwait. È rimasta una colonia inglese fino al 62. La gente era piena, si ricorda ancora quando il Kuwait faceva parte della loro terra, quindi Saddam non è semplicemente un matto. Possiamo non approvare la sua politica, ma quel territorio era pieno. La cosa più sconcertante in questo equilibrio geopolitico del Medio Oriente, che l'anno scorso il Bahrain ha fatto un referendum per trasformare il Principato in un regno. E quanti abitanti sono quelli del Bahrain? 160.000 abitanti. E questi sono riconosciuti dalle Nazioni Unite, hanno la loro bandiera, hanno il loro inno nazionale. E 23 milioni di curdi non risultano in Medio Oriente. Io non credo, amici e compagni, che questa situazione può reggere ancora per moltissimo tempo. È stata possibile perché c'era la guerra fredda, dove era impossibile cambiare questi equilibri. Oggi o noi affrontiamo le cose come stanno e li chiamiamo col proprio nome e cerchiamo di dare soluzione ai diversi problemi che ci sono, da quelli della rappresentanza politica in questi paesi arabi, la democrazia che non c'è, e procedere sulla via del cambiamento in senso laico, democratico, dello Stato del diritto come c'è in tutto il mondo, perché questo è il modello che è affermato, questo è il modello che tutti considerano culturalmente giusto e giuridicamente giusto. Altrimenti sarà l'integralismo islamico a cambiare, la mancanza di democrazia, quando la gente deve obbedire o al re o al Dio, sceglie il Dio. Quando vengono a mancare qualsiasi forma di libera espressione, quando tutti i partiti sono fuori legge, quando la politica è una esclusiva del regime, la gente diventa fondamentalista, perché l'unico spazio aperto è la moschea, è Allah, è il cielo, guarda su, non guarda per la terra. E qui vi assicuro che ci sono delle gravi responsabilità dell'Occidente che ha tenuto in vita questi regimi, l'aveva sostenuto e difeso. E l'aveva sostenuto e difeso per impedire un cambiamento in senso laico democratico e, guardate, finanziando e armando l'integralismo islamico, perché veniva considerata le forze reazionarie. Era una vergogna
per una famiglia normale che si ritiene mediamente intelligente avere un figlio che merita in una forza di politica religiosa. E se oggi questa idea si è affermata per le gravi responsabilità dell'Occidente e di questi regimi che sono poi la stessa cosa, e qui si fa gran parlare, no? Di questi regimi, delle volte adesso li chiamano moderati, e quando aumentano il prezzo del petrolio diventano beduini, 4 mogli, dittatori, che anche qui bisogna risolvere queste contraddizioni che avete voi. E quando Fassino definisce il regime dell'Arabia Saudita moderato, io non lo so. E anche Israele deve fare i conti con se stesso. E il paese di chi Israele? Dei suoi abitanti o di libri? O continua a portare, per ragioni, guardate, che sono diverse dal passato. Oggi tutti gli americani che vengono in Israele sono delle peggiori sette estremiste e integraliste, e fanno a turni, e fanno la seconda casa nella nostra terra, impedendo a noi di vivere lì. Quindi cerchiamo di essere onesti, cerchiamo di essere obbedienti e dare una lettura seria della storia, se no non si va da nessuna parte. Il kamikaze è il risultato della politica di 50 anni di Israele e non di Arafat. Israele ha combattuto il terrorismo durante tutta la sua esistenza, ma non è riuscita a sradicarla perché c'erano delle cause giuste, disattese, dove la politica non è arrivata a risolvere, allora tenta il terrorismo. Se la comunità internazionale che non interviene per risolvere i problemi e lascia fare a Israele quello che sta facendo, pretende di chiedere ai palestinesi di morire in silenzio, secondo me sbaglia, e questo non avverrà. Io lo considero l'alleato di Sharon. Io considero il terrorismo un nemico della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Noi non siamo così. Ma a me sinceramente questi kamikaze mi fanno sentire una profonda pietà. Anche se la condanna che faccio contro i loro mandanti è senza riserva. Loro sono le vittime 2 volte, vittime dell'occupazione, dell'angheria israeliana, della violazione di ogni forma di diritto, e dall'altra parte sono vittime di questo prodotto culturale, religioso, misto, terribile, che anche esso prodotto dell'occupazione israeliana. Quale modello dà Israele a un palestinese che vive sotto l'occupazione? Lo Stato democratico, questa grande menzogna che gira senza ritegno. È il primo aspetto che un palestinese vede: l'occupazione, la violenza, la morte. C'è una generazione di palestinesi che ha visto soltanto la morte. E la causa ha un nome e cognome, l'occupazione israeliana. E poi quale l'altro aspetto? Lo Stato degli ebrei. Nessuno parla di integralismo ebraico, malgrado che le forze politiche integraliste ebraiche oggi sono determinanti, condizionano tutte le scelte di politica interna e internazionale di Israele. È una delle forme più antiche di integralismo religioso in Medio Oriente, politico, armato, aggressivo. L'integralismo islamico è molto recente, è una reazione all'integralismo ebraico da una parte e all'integralismo occidentale dall'altra. Non cerchiamo
scorciatoie, perché non ci sono. Li dico anche ai palestinesi, il terrorismo è una scorciatoia sbagliata, che ci allontana sempre dal nostro obiettivo. Ma guardiamo tutti di noi, dentro di noi, per cercare l'altro. Io sono sicuro che quello che sta avvenendo non è il destino, non è voluto da Dio, ma è il risultato della politica sbagliata, di politici irresponsabili. E se noi ancora dobbiamo discutere sulla natura di Sharon e di che cosa rappresenta, significa che non abbiamo rispetto per noi stessi, per il tempo e l'energia e le parole che diciamo. Io guarda, non sono venuto qui a fare propaganda per la mia causa, anche se sono venuto a fare. Io ho un popolo che lo stanno massacrando e vorrei che finisca questo al più presto. Questo è il mio obiettivo. E sicuramente questo è stato un passo in avanti in questa direzione. Grazie. Chiudiamo la sessione e rinnovo a tutti l'invito a partecipare.